Entriamo nella galleria, luci rosse posteriore e luce bianca anteriore. Questa l'hanno mantenuta con lo sterrato, come era l'altra volta che ero venuto con la muscolare, dove il percorso era tutto insterrato. Direi che questo è l'unico pezzo dove è necessaria l'MTB, ma anche la gravel va benissimo. Siamo ormai a 2000 metri e qui i larici la fanno da padrone. Finalmente il paesaggio si è aperto, prima sempre dentro il bosco con qualche rara veduta. Finalmente si ha un'idea del panorama che troveremo di sopra. Questa è la sella, ora si intravede anche l'altra valle all'opposto di quella percorsa finora. Ora il tragitto comincia a farsi interessante, finora molto monotono, anche a causa di un asfalto appena posato, una delusione. Ecco la forcella a cui cambiamo valle. Almeno qui la vista è aperta e si possono ammirare le catene montuose nella loro interezza. Ora si intravede la vetta e qui è dove arriva la navetta, con i rimanenti 300 metri da fare a piedi. E questa è la forestale che mi aspettavo e che invece non ho trovato, salvo questi ultimi 300 metri sotto la vetta. Fare 600 metri tutti sull'asfalto per me è una delusione. Si comincia a intravedere qualcosa, le bandierine nepalesi di Messner, sopra c'è un grande ripetitore con le sovrastrutture militari che poi andremo a vedere. E già qui le montagne offrono tutta la loro bellezza. Peccato un po' di foschia, manca la limpidezza sperata. Vediamo. Praticamente il museo di Messner della Montagna è stato ricavato da un ex forte abbandonato. Non so quanto Messner sia contento di questi ripetitori proprio a fianco del suo museo, con quello che avrà investito. Ultimi tornatini, sotto c'è il bar. Dovrebbe essere l'ultima salita. Siamo ormai a 600 metri di dislivello. Facciamo una panoramica.
buona giornata.